Buongiorno tribù. È lì in bilico. Non lo so, Vediamo se resiste. Notte fredda. 1200 metri. È arrivata una ola di freddo ieri. Poi ieri pioggia piovuto. tutto il giorno. Tutto il giorno ha Qui tra le piovuto. montagne di Sarajevo. Siamo nella capitale della Bosnia. Capitale anche triste, perché è stata durante la guerra degli anni 90. È quella forse che ha sofferto di tutta la Bosnia. Notte fredda, come abbiamo detto, abbiamo tirato fuori la copertina dalla nonna. E adesso ci andiamo a vedere Sarajevo. Adesso la strada per scendere è tutto un dire, però piano piano scenderemo. Come siamo saliti? È solo un pezzettino, sono quelle due curve sì, lì. però. Sì, è che stretta. Curve? Sì, però è stretta. E che pendenza! Quella lì sì, però poi è stretta, speriamo di non trovare la gente, perché qua è una zona dove siamo venuti a vedere le cascate e ci viene parecchia gente, quindi andiamo a vedere. Andiamo a ispezionare questa città. Iniziamo con la prima rampetta nel posto della notte. Un po' ripidina, però era l'unico spiazzo. Oh, si muove tutto. Si muove tutto. Grande Ciki, che bella. Brava Ciki. Ciao posto che ci hai accolto 2 giorni. Grazie. Oh, la pendenza. È qua che pattinava, ha pattinato un ma po'. Ma guardate, che pendenza. La strada è bella, è asfaltata come avete visto. Nel Però frattempo c'è quel pezzo lì che se sbagli di marcia devi mettere dentro la prima subito e ha iniziato a pattinare anche la nostra. sì, a metà salita. un pochino sì. C'è gente che aveva letto nei commenti che è dovuto andare su e trovarsela lì. Meno male che non guidavo io. Nel frattempo abbiamo visto su dove avete visto nel precedente episodio c'è un rifugio e c'è questo signore molto simpatico. Abbiamo imparato una nuova parola. A pieschi, che va a piedi. Da lì va a piedi, a pieschi. Molto simpatico. Inglese non lo parla, però in qualche modo si capisce. Lui in bosniaco, noi in italiano. Il gioco è fatto. Guarda dalla montagna, adesso stiamo passando in questa via che come vedete è apertissima. Guardate com'è aperta. E là ci sono le montagne e questa era chiamata la via dei cecchini, perché i cecchini bosniaci dalle montagne, tutta la gente che passava qua quando Sarajevo era assediata qua facevano una carneficina. Qua passare di qua era giocarsela e tanta gente appunto cercava di attraversare questi ponti per appunto arrivare poi nella parte serba e cercare la salvezza, però come vedete non c'è niente che vi ripara, non è difficile niente, quindi qua i cecchini è chiamato appunto dei cecchini. Siamo entrati nel quartiere turco. Però così non vale, ti arrivano tutti questi odori di baklava. C'è il baklava, c'è il baru. Così non vale, ci si è aperto lo stomaco un'ora che abbiamo fatto colazione. Vedete questi buoni. Mamma mia, che bontà. Siamo nella piazza icona di Sarajevo, nella Baška Arsilja, ovvero il quartiere turco, come avete visto tutte ste pite, sti baklava, e alle mie spalle c'è la fontana tutta fatta in legno in stile prettamente ottomano e anche chiamata la piazza dei piccioni. Come potete vedere qua la gente è piena di piccioni.
Ma tutti sti dolcetti. Mamma mia. Quella proprio qualcuno. Sì, ovvio. Ovvio. Ancora mezzogiorno, possiamo fare una colazione allungata. Allunga. Già ve l'avevo spiegato a Mostar e a tutto che la Bosnia convivono tutti pacificamente quattro religioni e Sarajevo dovete sapere che è conosciuta come la Gerusalemme d'Europa. Il primo motivo, perché come già vi ho detto, qui convivono musulmani bosniaci, cristiani ortodossi, cristiani cattolici e anche ebrei. Il secondo motivo è che, come vedete alle mie spalle, adesso siamo davanti alla moschea e qua vicino, tutti vicino, c'è la cattedrale, c'è la chiesa ortodossa e c'è la sinagoga. Quindi è un esempio di convivenza. E il terzo motivo che, come Gerusalemme, anche Sarajevo appunto ha sofferto molte storie di conflitti, è stata massacrata, c'è stata la guerra e quindi per quello viene chiamata la Gerusalemme d'Europa. Oggi tocca a te. La bunellina. La bunellina? È anche bella, guardate i colori, con le stelle. Adesso sì. Questa moschea è stata costruita nel periodo ottomano ed è la prima moschea che è stata costruita in Bosnia. Siamo all'interno di un Vegistan ottomano, ovvero un bazar coperto. E dicono che ricorda molto il Gran Bazar a Istanbul. Quindi dicono che un pezzettino di Istanbul è nel centro storico di Sarajevo. Guardate che spettacolo! Guardate il soffitto. Se venite qua a comprare, che dovete fare? Sì, trattare sempre il prezzo, è proprio l'usanza, è tipico, bisogna sempre trattare il prezzo. A 200 metri dalla moschea ci troviamo davanti alla chiesa cattolica del Sacro Cuore, che è aperta. Avevo letto che purtroppo era chiusa prima solo durante le funzioni religiose, però visto che è aperta ci andiamo dentro a fare un giretto. Queste ragazzi sono chiamate le rose di Sarajevo e sono i segni lasciati dai colpi di mortaio durante l'assedio di Sarajevo. Pensate che Sarajevo era colpita da più di 300 proiettili al giorno e tanta gente è morta e la gente del posto, appunto, in memoria di quei brutti anni, ha ricoperto i buchi con un mastice rosso e tuttora è la gente che va ricoprendo. Poco a poco stanno sparendo perché si stanno facendo strade nuove, però comunque la gente, come vi ho già detto,
cerca di mantenerle e di riempirle con questo nuovo mastice rosso. Vengono dette rose perché la forma dei buchi ricordano vagamente appunto la forma di un fiore. È una cosa triste vedere quei buchi per terra, fa un certo effetto. Siamo davanti alla chiesa ortodossa, però purtroppo non possiamo fare non possiamo girare immagini né foto. Se riusciamo a trovarla in internet vi mettiamo un'immagine di questa chiesa che è una cosa senza parole, spicca oro da tutte le parti. Sì, e poi in questo quartiere a poche centinaia di metri, come vi ho già detto, c'è la sinagoga qua dall'altra parte del ponte, c'è la chiesa ortodossa, c'è la chiesa cattolica e la moschea dove siamo passati. Un esempio di convivenza che è stato solo un po' durante la guerra, solo stato un po', diciamo, poi discordia per chi governava in quel momento, quindi lì ci sono stati un po' di tensioni, ma oggi comunque è un ottimo esempio Di convivenza. Siamo su un ponte che non è niente di particolare, però è il ponte dell'amore. Perché qua dovete sapere che a Sarajevo c'è la storia di una coppia che li chiamano la Romeo e Giulietta di Sarajevo. Questa storia è stata documentata da un giornalista che vi ho visto tutta la scena. E qua, come già vi avevo detto, questa che di fronte a noi, questa via era la via dei cecchini dove qui hanno fatto un massacro. Era una coppia dove lui era serbo e lei musulmana. Prima della guerra non c'era assolutamente nessun problema ad avere relazioni, anche se di diversa religione o diversa nazione, tra virgolette. E, e il loro amore comunque durante la guerra è rimasto forte, anche nonostante lui fosse partito poi per la guerra. Quando sono tornati, sono rimasti un anno sotto assedio e decidettero di tentare la sorte e di attraversare il ponte che dall'altra parte era alla Serbia e quindi arrivare alla salvezza. Ma purtroppo dei cecchini hanno ucciso prima lui e poi lei. E questa è la storia del Romeo e Giulietta di Sarajevo. Giusto dall'altra parte del fiume c'è la sinagoga, però purtroppo è tutta recintata e non si può entrare. Però così avete visto tutti i 4 luoghi di culto che sono tutti qua vicino, come vi avevamo già detto, a 200 metri uno dall'altro. Più o meno, sì. E invece questo ponte, dal punto di vista storico, sì che ha un'importanza mica da ridere, perché qua il 28 giugno del 1914 è stato ucciso l'erede del trono austro-ungarico Francesco Ferdinando d'Asburgo e questo ha scatenato l'inizio della prima guerra mondiale. Siamo venuti in questo parchetto. Carino, eh? Sì, Tutto sotto gli alberi, curato. E ci siamo presi un kebab. Facciamo l'assaggio. Com'è? Altro che i kebab nostri. Questo è più buono, eh. E a me non piace tanto il kebab, eh. Guardate che Sì, c'è. poi anche a te ti do qualcosina, amore mio. Sì, sempre a chiedere. Buon appetito allora. Che pensavate che non prendevamo il dolce, eh? Ho preso 2 baklava e mi sono fatto prendere questi qua al cioccolato. Io ho voglia di cioccolato. E pistacchio. Che ci ricorda un po' la Sicilia. E i siciliani. Vi salutiamo, siciliani. Ciao.
Oh, Buono? buono. Eh? Non proprio all'altro. Va bene. Ho appiccicato tutto. Guardate la faccia, la goduria negli occhi di Pier. No, tutte e due buonissime. Io quello che mangio tutta no, No, il primo, questo qua col pistacchio, no, no, la tam non ha la mia stessa. non posso dire bugie, la mia faccia parla. Non so, Non ti non mi piace? convince. C'è qualcosa che non mi convince, che cosa? Non lo so. Questa che vedete davanti a noi è la Biblioteca Nazionale, che durante la guerra del 92 è stata bruciata completamente, si sono persi più di 2 milioni di libri e grazie ai fondi europei è stata rifatta completamente. Fa cosa, ragazzi? Vedere Sarajevo, io ve lo dico perché quando da piccola andavo a scuola, tanti bambini sono arrivati dalla Bosnia e ragazzi, a me mi emoziona, non ci posso fare niente. Mi tocca delle corde perché i bambini arrivavano con la paura negli occhi, però proprio forte, e venire qua e vederle è una cosa totalmente differente. Prossima tappa, andiamo dall'altra parte di Sarajevo e vediamo se riusciamo a vedere l'ultima cosa che ci manca. Il tunnel della Il speranza. tunnel della speranza. Qua ragazzi siamo davanti al tunnel. Non si può filmare, quindi niente, non possiamo fare né foto né video e non possiamo farvelo vedere. Così come le chiese, perché comunque guardate che martoriata questo edificio. Questo tunnel era l'unico tunnel che è stato costruito, era l'unico tunnel dove da qua arrivavano tutti i viveri per la città di Sarajevo che era stata assediata. Qua era la zona ONU, era occupata dall'esercito dell'ONU e da qui la gente per anni è riuscita a sopravvivere grazie a questo tunnel. E mi spiace non farvelo vedere, però è qua e i segni si vedono, Io volevo portarvi con me dentro il supermercato, ma risulta, l'abbiamo già visto in Italia, che non si può più né fare foto né filmare dentro un supermercato. E per la privacy sarà. Quindi facciamo una svuota spesa. È bosniaco. Come andiamo sperduti di là e non sappiamo se ci sono, perché Pier questo giro mi porta in mezzo alle montagne. Patatine, questi sono dei ricordi che ho da piccola. Le patatine al burro d'arachidi, una tira l'altra, e se non ti lecchi li dita godi solo a metà. Banane, mezzo melone, burro che si chiama Dijavit o qualcosa del genere, questi peperoni gialli che non li abbiamo mai visti così gialli, salviette umide, sottilette e Menthaler, dicono le nostre mitiche salsicce, perché la carne costa, poi prima lasciare un rene, pane e il formaggio greco
E adesso Pier mi dirà, non c'era l'altro formaggio? No, amore, non c'era. Se no l'avrei preso. No, non ho detto niente. Carote. Pomodoro. Pasta. Non c'è il muesli qua, però... Ma contento con l'avena. Con l'avena che l'aveva finita. Un tè freddino. Cetrioli. E 3 sali minerali. Brava Che ta. guardate, è la sua. Lo stambecco di mio marito. Anche qua c'è lo stambecco di mio marito. Si chiama Yelen, è buonissima. Totale che ho speso 37 corone, 18, 38, Quindi 13,50. 13,50. Ci sta. Fateci sapere se per voi è tanto o è poco qua nei commenti. Mannaggia che figuraccia. 37 diviso 2 sono 18,50 €. Mamma mia. Non so cosa ha fatto il mio cervello. Boh. Non so perché ha detto 13. 18 € comunque. Secondo me è carina. Però vabbè, si sapeva, Conviene di più andare fuori che andare al supermercato, però fuori la verdura la frutta non si trova, quindi dobbiamo mangiare frutta e verdura. Ci dobbiamo andare per forza nei supermercati. Ma com'è bella nuova l'autostrada? L'unica autostrada che c'è in Bosnia. Nuova di zecca, Sì, le altre le stanno facendo, c'è sto pezzo qua, sì. Appena questo pezzo qua in teoria va fino a prima di Mostar. Ma È no, stata poi fatta. Marzenica e poi dopo da lì le stanno facendo ancora pezzettini. Ed è strano, ed è il primo cartello che abbiamo visto 110. Che abbiamo visto sempre al massimo 70. Sì, 80 una volta ho visto, Sì, però 80 una 80 no. Guardate il cartello! In italiano, sì, ho i capelli che sembrano una faccia, ragazzi. Avete ragione. Sembri? Una pazza. Sembri. Sembro. Sono pazzi. Perché sto con un pazzo. Vediamo quanto costa il casello. Che sono curiosa. Siamo curiosi di quanto C'erano le costa. tariffe, però erano per le varie categorie. Sì, naturalmente noi non siamo una categoria La macchina. macchina era 1. Vediamo. Vediamo che siamo curiosi. Guarda, Ramadan. 8,50. 4,50. Voilà. 4,50 ragazzi, sì che cara. Quando abbiamo fatto 18 km, 18 km. 4,50 sono 2,25. 2,25. Eh, Beh, giustamente è nuova, no, dovranno pagare. la dovranno pagare. Ah, Se però sì. poi fanno come in Spagna, che una volta che l'hanno pagata tolgono i caselli, ci sta. Abbiamo provato per voi. Vabbè, c'è da dire anche che in un attimo siamo qua. Sì, sì, sì. Perché se no, se facciamo la statale, Ciao. poi magari 2,50 poi li spendi in benzina. Sì. O in gomme. Abbiamo visto le strade qua. Siamo arrivati a Visocco in un'area camper gratuita che è stata fatta, asfaltata. Senza servizi, c'è la spazzatura. Sì, però carina. Poi un'area camper, proprio Vicino al fiume. c'è la zona picnic con i suoi tavoletti, questi qua tipici di qua, con il tettino. Con il tetto fatto in legno. Sì, E Sarajevo, bella, è forte. però è forte. È forte perché Sì. tu comunque leggi, passi nei luoghi dove è successo, nel senso dove è successo, però è successo l'altro giorno. 30 anni fa le ferite, Sono la recenti. cicatrice è freschissima. E poi c'è questo contrasto tra la parte vecchia che è stata rifatta e c'è la parte che è rimasta ancora dopo tutto quello Sì, gli che è edifici successo. addirittura nella parte vecchia, comunque ci sono ancora edifici con i segni dei proiettili E e le rose di Sarajevo, questi
sti buchi lasciati che la gente continua a riempire con il mastice rosso per, per far sì che la gente si ricordi di quello che è successo. È una città molto forte, molto bella, Sì, molto bella, è con forte. questo mix Di culture. di culture, religioni, ci sono 4 religioni, l'abbiamo detto, è forte, veramente forte, a me è Sì, piaciuta tanto. sì. E poi una cosa che non vi ho detto oggi, che tutte le cose è veramente forte, ti fai prendere dalle cose e poi c'era una radio durante l'assedio di Sarajevo, chiamata la radio Zid, che era una radio che trasmetteva 24 ore su 24. Sì, però pensate il rischio perché erano ragazzi anche giovani Molto minorenni. giovani che trasmettevano, andavano anche di notte, quindi la notte poi ci dovevano rimanere nella radio. E ovviamente loro cosa facevano? Trasmettevano, davano informazioni perché Sarajevo era completamente isolata dal mondo, quindi davano informazioni su cosa succedeva nel mondo esterno. E la cosa forte è con totale imparzialità, perché c'è un governo molto nazionalista, quindi loro prendono una parte completamente antinazionalista, cioè proprio imparziali al massimo. Sono stati trasmessi concerti durante l'assedio di Sarajevo. C'è stato un concerto nel 95 nella stazione di Sarajevo in pieno assedio Io e, credo che e ha tenuto viva la città quella radio. sì, Peccato che poi dopo pochi anni che è finita la guerra poi è stata chiusa, è andata via via scemando e comunque i membri e alcuni membri comunque sono morti. Proprio andando, cioè, io è credo, forte la cosa, io credo che è forte. Sarajevo la dobbiamo ancora metabolizzare perché è forte. Cioè, Sì. quello dove passi, quello che è successo. Io che, come ho già detto, l'ho vissuta perché dove io vivevo nella parte della Svizzera, tanti bosniaci erano arrivati, tanti bambini. È diverso che te lo raccontano, è diverso vederlo nelle immagini, però quando arrivi lì e tocchi con mano quello che è successo, passi nei luoghi che dici, ok, io passo di qua, adesso passo E poi tranquillamente. a me quella via, che l'ha chiamata la via dei cecchini, che Sì, quella quella è forte perché ti vedi le montagne, vedi ste montagne. È vero, questa via non ha riparo. no, E pensare che tu guardi su e da quelle montagne c'erano i cecchini fa. che veramente è una cosa. Passi di lì e c'è il cecchino là che sta solo aspettando che passi una persona di lì. È veramente forte. Dobbiamo metabolizzarlo Sì, sì, sì. e direi che chiudiamo qua Sì, sì, sì. l'episodio. Che viene il magone, Sì, passare per quelle. A me viene il magone. sì. Anche a volte, un paio di volte, quando ho preso la telecamera, anche te, penso, a me viene il magone per parlare di queste cose qua. E anche adesso, cioè, è proprio una cosa forte, va bene, l'hai sentita, non l'hai vissuta, però poi documentarti e passare per quelle strade e pensare quello che la gente ha passato lì è. Sì. Vi mandiamo un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao.